Ci troviamo al cimitero di Crespi d'Adda e qui con noi c'è Melissa, ma il suo vero nome è top secret. La sua è una storia terribile, ma lei ha avuto comunque il coraggio di raccontarcela. Questa è la sua reale testimonianza, per ovvi motivi non la vedrete mai, sentirete soltanto la sua voce. Come ti sei avvicinata al satanismo? Venivo da un periodo di grande sofferenza e l'uomo che amavo era in realtà già sposato e quando gli ho detto di essere incinta, lui mi ha abbandonata. Soprattutto mi ha minacciato più volte intimandomi di morte. Mia sorella e mia madre mi avevano anche loro abbandonato già da tempo e non avevo più amici, dato che vivevo solo ed esclusivamente per lui. Successivamente poi sono entrata in un vortice di depressione e disagio, quasi da portarmi ad uno stato vegetativo. Era veramente brutto e ho cercato sollievo nell'alcol, nelle droghe, diventando poi molto molto presto tossicodipendente. Poi in seguito, per procurarmi le dosi, mi sono prostituita e tra i miei clienti ho conosciuto padre Andrea, che in realtà prete non lo era più, visto che era stato appunto sconfessato dalla chiesa in seguito a questo evento molto molto misterioso di cui lui non voleva mai parlarne. Qualche giorno dopo mi ha chiamata invitandomi in una villa storica ed è lì che io ho assistito alla prima messa nera. Quello che mi ha colpito di più è che c'erano ragazzi e ragazze giovanissimi, anche minorenni, ed erano vestiti in modo molto strano, con mantelli neri, con croci rosse rovesciate e ricamate sul petto. E padre Andrea invece indossava una specie di talare rossa con un cappuccio nero. Che cosa succede esattamente durante una messa nera? Immagina un rito, è un rito vero e proprio. C'è un altare come nelle chiese e si legge una sorta di Bibbia nera e Satana viene invocato attraverso delle vere e proprie preghiere o attraverso delle suppliche e dei canti in una lingua strana, credo sia una sorta di aramaico. Durante queste messe si consacrano delle ostie rubate in chiesa e si bevono degli infusi di erbe definite magiche come lo stramonio o quella che viene chiamata la bella donna. E padre Andrea veniva chiamato da tutti Gran Maestro e i suoi seguaci più fedeli lo venerano proprio come se fosse l'anticristo. Dopo aver bevuto quel mix di droghe psichedeliche, la prospettiva cambia progressivamente perché sei così fuori, così alterata da intravedere i demoni e credo di aver fatto sesso con tutti quante più volte. Era un'orgia vera e propria in cui tutti scopavano con tutti. Mi sentivo in estasi e ben presto anche le messe nere diventano una dipendenza. Mi sentivo parte di qualcosa, amavo tutti e mi sentivo amata. Cosa cercavi nella setta? Mi stai chiedendo cosa cercavo nella setta? Io nella setta non cercavo niente, ma mi ci sono trovata.
ha cambiato la mia vita ed è stato il frutto di un percorso che indubbiamente aveva annullato totalmente la mia capacità di decidere. E di sicuro il Gran Maestro aveva fatto leva sui miei bisogni, sia consci che inconsci, che erano da colmare. Una cosa è certa, avrei dato tutto l'oro del mondo e fidati che prostituendomi all'epoca guadagnavo davvero molto per avere solo 5 minuti di felicità vera, per avere insomma l'esperienza dell'amore, ma dell'amore quello vero, che in realtà non ho avuto mai. Cosa ti veniva chiesto di fare per compiere i tuoi doveri di adepta? Ma inizialmente nulla. Poi mi dissero che avevo dei poteri medianici, che il mio destino era diventare quindi una sacerdotessa. Così, praticamente dal nulla, ho iniziato ad entrare nel meccanismo e dovevo portare dei nuovi seguaci, ma soprattutto delle ragazzi giovani. Se poi avessi trovato una vergine, beh, allora una ragazza minorenne vergine era considerata pura e sarebbe stato il sacrificio perfetto. E l'hai poi trovata? Sì, l'ho trovata e ad oggi è il mio più grande rimorso. Se penso a cosa le hanno fatto, non credevo che si potesse fare del male fino a questo punto. Te la senti di parlare di cosa le hanno fatto? No, scusami, ma non me la sento. Usa l'immaginazione. È giusto quindi considerare questo Realtà. E mi fu chiesto di adescare un uomo, un imprenditore della zona, che a detta loro avrebbe dovuto portare dei grossi benefici, ma in realtà lo scopo era ben altro. Volevano rovinarlo, visto che ai tempi frequentava la setta e se n'era andato. E cosa ti ha fermata poi? Mi ha salvata la mia malattia. Purtroppo, a causa degli innumerevoli rapporti sessuali non protetti, ho contratto l'HIV e inaspettatamente da un giorno all'altro mi sono ritrovata nel reparto infettivi di Milano. Avevo i valori quasi a zero ed ero a rischio AIDS. Così mi hanno ricoverato per 25 giorni e fortunatamente lì mi hanno salvata. Durante il mio ricovero la cosa più bella è che hanno arrestato il Gran Maestro e gran parte dei suoi seguaci, liberando tutte le giovani vittime. Cosa vorresti dire alle persone che si avvicinano al mondo del satanismo? A tutti quelli che si avvicinano al mondo delle sette per curiosità o perché sono stati addescati, voglio dire di parlarne con qualcuno e salvarvi il quanto prima possibile. Io ci sono riuscita e spero che con questa testimonianza posso aiutare tanti giovani a non intraprendere un percorso così. Melissa, grazie di cuore e in bocca al lupo per la tua vita. Grazie Pete, enjoy ever.